Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di agosto 2023. Uh. Amici della Vergine, abbiamo il diavolo. Periodo di condizionamenti, probabilmente, di costrizioni. Magari anche per qualcuno parla di sollazzi, perché no? Magari un po' eccessivi, quando c'è la carta del diavolo, c'è sempre qualche cosa che è troppo. E parla anche di ego. La carta del diavolo è riferita all'ego e ai desideri egoici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se per caso volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email, sempre nella descrizione del video, e altri link a video che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo con un re di spade al contrario, un 8 di pentacoli, la carta del mago, un 5 di pentacoli, la stella, un asso di bastoni e un re di bastoni. Allora, ho la sensazione che qui si tratti di diciamo di una situazione personale più che proprio affettiva o di coppia, ma adesso lo andiamo a vedere pian pianino. Allora, partiamo da questo re di spade. Potrebbe rappresentare una persona, essendo un re potrebbe anche essere un padre o un partner per qualcuno. Qui ho come la sensazione che qualcuno stia cercando di manifestare la propria realtà, la propria indipendenza, magari anche lavorativa. C'è un mago, quindi c'è un'azione, la volontà di agire per, mi verrebbe da dire, per uscire da questa carenza economica. Vedendo il 5 di Pentacoli, il diavolo, dico che qualcuno qui si sente incastrato con questo diavolo perché non ha possibilità economiche o magari di tempo o magari per altri motivi. È come se ci fosse una situazione che vi blocca, una sorta di carenza. Tenete presente che è un 5 di pentacoli e qui abbiamo un 8 di pentacoli, quindi per qualcuno potrebbe essere una questione economica, ma anche pratica. Andiamo a vedere carta per carta, poi queste qua le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal re di spade, cavaliere di bastoni e regina di pentacoli. Allora, ragazzi, qui ho come la sensazione che potrebbe esserci una relazione affettiva, adesso sì, perché ho una regina e un re. Ehm, e che c'è questa carta del lavoro che fatemela vedere un attimo, perché ho una sensazione, ma non ho ancora carte che me lo dicono, aspettate. E allora, asso di coppa al contrario, forza e fante di spade. Sì, allora, ho come la sensazione che qui effettivamente ci sia questa relazione, che sia di coppia, che sia familiare, che sia tra fratelli, vedete voi come più calza a voi, però è come se in questa relazione ci fosse uno dei due che deve lavorare di più dell'altro per riuscire a fare dei passi in avanti. È come se non ci fosse una reale intenzione di base, una reale:
Ok, andiamo lì, ok, facciamo questo, io dalla relazione voglio questo, che prospettive ci sono per il futuro? È come se, perché qui avete un asso di coppe al contrario, come se ci fosse da far fatica. Andiamo a vedere il mago, per piacere, grazie. Quante? Imperatrice, fante di coppe, asso di spade e 7 di bastoni. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che siate solo voi a volere questa cosa, questa, diciamo, ufficializzazione. In realtà vi dirò, non c'è neanche tutta questa comunicazione pulita tra voi e l'altro, ma potrei dirvi anche tra voi e voi, perché comunque quando c'è un 5 di pentacoli c'è sempre un'idea un po' distorta della realtà. Si è in una mentalità da vittima, quindi si vede più nero di quello che è. In realtà, quando si è in questa situazione, è perché non si vuole fare, non si vuole agire. Avete 2 carte di azione, quindi è come se vi dicessero è ora di agire, di togliervi da questa situazione di impotenza. Prendete in mano le redini della vostra vita. Anche se vi sentite da soli, anche se non avete idea di come uscire, iniziate a materializzare, almeno a visualizzare già la via d'uscita. Voi che state bene, ipotesi. Voi che avete quello che volete. È legge di attrazione. Andiamo a vedere 5 di pentacoli. Giudizio. 2 di bastoni, amanti e temperanza. Ragazzi, io qui sento proprio che vi vogliono dire che c'è bisogno di lavorare sull'amor proprio, di risvegliarsi, di guarire, di mettere in equilibrio la mente e il cuore. Se qualche cosa non vi soddisfa appieno, nutre solo una parte di voi, è perché non vi completa. Cioè non so come spiegarvi. Però con la carta del giudizio, se qualcuno sta aspettando una telefonata dal passato, quello che vi posso dire è di non rimanere agganciati al telefono, perché ho come la sensazione che non arrivi. Difatti qua abbiamo tutte carte che vi dicono di puntare in avanti. Andiamo a vedere la stella. La stella è punta un obiettivo e agisci per ottenere quell'obiettivo. Questa è un'interpretazione. Guardate, torre al contrario. È come se ci fosse da ridimensionare l'ego, ragazzi. E la regina di coppe al contrario. Allora, qui quello che sento è che probabilmente avete state facendo fatica per far partire qualche cosa in equilibrio come vi piacerebbe, però se così come sono le cose, se così come state lavorando non avete risultati, cambiate modo di lavorare. Tenete presente che avete anche un asso di spade al contrario, bisogna far chiarezza mentale. Bisogna prima riportare l'equilibrio dentro di voi, che cosa mi fa star bene, lo prendo, che cosa mi fa star male, lo scarto, semplicemente. Sia che sia una notizia televisiva, un libro, una persona, una situazione, un lavoro, un cliente. E qui vi dicono rifocalizzate l'obiettivo. C'è da ridimensionare qualche cosa, e qua in effetti ragazzi io vi dico perché avendo la torre al contrario c'è da interrompere qualche dinamica ed è proprio la dinamica egoica di cui scusate, di cui ci parla il diavolo. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. 3 di pentacoli, 8 di spade e re di spade.
uscite da questa, guardate, avete il re di spade qui e il re di spade qui. È come se vi dicessero: prendete in mano le redini della vostra vita, agite, iniziate qualche tipo di collaborazione, di lavoro sulla focalizzare il bicchiere mezzo pieno, ok? Perché qui c'è tanto pensiero per tutto quello che si è lasciato indietro, quindi mi viene da dire, redirezionate la vostra energia. Se qua ci fosse una persona nello specifico, qua è un po' come se vi dicessero: redirezionate l'energia, qui c'è un re di spade, qui c'è un re di bastoni, ok? Magari spostatevi da un segno d'aria a un segno di fuoco. È come se dovesse diventare voi padroni della vostra energia, della vostra persona, ehm, senza lasciarvi troppo condizionare dall'ego, dai risultati egoici, da quello di cui noi abbiamo bisogno per sentirci abbastanza, per sentirci visti, per sentirci appagati, bravi, benvoluti, amati. Che bello, re e regina di spade. Allora, qui abbiamo 8 di bastoni, regina di spade e re di pentacoli. Ragazzi, qui vi dicono di comunicare, di fare, di agire, di metterci un'intenzione. Rifocalizzate l'obiettivo, perché non sento che sia proprio da cambiare l'obiettivo, perché la torre non è dritta. È come se ci fosse semplicemente da smussare magari qualche angolo e prendere qualche strada traversa, magari un po' più lunga, ma forse è meglio. Allora, se fosse qualche situazione familiare, vi dico che anche lì dovete agire con l'astuzia, mi verrebbe da dire in questo caso, con la testa, ma anche un po' con l'astuzia. Cercate di liberarvi da quelli che sono questi condizionamenti. Se state lavorando a qualche tipo di progetto, ma vedete che non funziona così come state lavorando, che state semplicemente mettendo forza di volontà e basta, e i risultati non vi arrivano, è un po' come se vi dicessero: ok, entrate in contatto con le vostre emozioni, cosa state provando, cos'è che non va bene, che state vivendo, che vi appesantisce, che non va bene. Perché tenete presente che quando si fanno i lavori di manifestazione, che sia di una situazione o di una persona, bisogna mantenere il campo energetico pulito. Se cominciamo a parte il mangiar male, tutte quelle cose lì, ma a provare emozioni pesanti, rabbia, odio, invidia, il campo energetico si appesantisce. Quindi anche la manifestazione che voi, diciamo, fate, lo fate nella linea di tempo che state vivendo. Guardatevi la guida, lo spiegavo lì nella guida, quella che trovate sotto nella descrizione del video, spiego le linee di tempo. Però ecco, è molto importante anche pulire i pensieri e le emozioni che si provano, ok? Va bene, andiamo a vedere un angelo, un oracolo degli angeli. È volato, lo recupero. Flirt. E infatti volevo dirvi, se siete single, ragazzi, qui abbiamo un bellissimo asso di bastoni con un bellissimo re di bastoni. Vi dico che nella seconda settimana di agosto potrebbero esserci delle new entry, ma cambiate il modo di porvi, cambiate. Sì, ridimensionate l'ego prima, cercate di uscire da questa situazione di carenza, diventate forti, diciamo così, imparate a padroneggiare la vostra energia, in modo poi da porvi in modo diverso nei confronti degli altri, ok? Lavorate sulla comunicazione e infatti qua vi dice: trasmetti la tua gioiosa energia agli altri, ok? Quindi esprimete la vostra essenza. Mm? Bene. E dunque, se siete single ve l'ho detto, se siete in coppia ve l'ho detto. Se avete una situazione un po' ambigua, ragazzi, anche lì c'è da ridimensionare un po' le cose. Qui avete confusione mentale, vi sentite un po' da soli in questa relazione, è un po' come se le cose andassero avanti solo per forza di volontà e non in realtà per amore, per passione. Vi dico, prima lavorate sul vostro amor proprio e vedete. Sì, c'è prima bisogno di togliersi da questa situazione di carenza, da questo diavolo, secondo me.
e poi riuscite ad esprimere voi stessi al meglio, perché è come se si reindrizzasse, appunto, ve l'ho detto prima, o la relazione o la situazione o voi nei confronti degli altri. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero comunque che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione, con una condivisione, potete anche fare una donazione o abbonarvi. Le fasce per abbonarsi sono due, con la fascia di abbonamento più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale, l'altra è solo un supporto al canale. Per quello che riguarda invece il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso basato sulle credenze limitanti ed è, diciamo, cucito sulla persona, cioè la persona mi porta il tema, l'argomento, il settore in cui è carente e si vanno a lavorare le credenze limitanti inerenti a quel settore. Ma tutto questo percorso è solo una parte di quello che andrò a spiegare mano a mano nella sezione degli abbonamenti, ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!